La saga di Monolith Soft è giunta ad un momento molto importante riguardo i suoi sviluppi futuri. La prima trilogia di Xenoblade si è conclusa nel più inconsueto dei modi, ha lasciato più domande che risposte. Takahashi questo lo sa benissimo e nel nuovo artbook dedicato a Xenoblade 3, a Ionios Moments, racconta talmente tanti di quei retroscena che ho deciso di avviare una playlist dedicata ai suoi segreti. In quest'artbook ha avuto infatti l'ultima occasione per sancire il destino del franchise. In questo primo di una serie di video andremo ad analizzare tutte le rivelazioni del director in quella che sarà non una semplice lettura dell'intervista, ma in un podcast che utilizza le sentenze di Takahashi come pretesto per parlare del passato, presente e futuro di questa magnifica ed insuperabile serie. È scontato, ma è sempre bene ribadirlo, da adesso in poi ci saranno spoiler colossali su tutti i capitoli di Xenoblade, nessuno escluso, quindi se ancora ve ne manca qualcuno vi invito caldamente a salvare il video e tornare qui una volta recuperati tutti i giochi. Intanto, se contenuti del genere vi piacciono, potete supportarmi lasciando un bel mi piace, iscrivendovi al canale ed attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Cominciamo questo primo episodio con una piccola curiosità. Quella che era solo una mia teoria, di cui parlo nel video dedicato a tutta la saga di Xenoblade che vedete in sovrimpressione, è stata ufficialmente confermata. La maggior parte dei lavori su Xenoblade 3 sono stati effettuati da remoto. Takahashi ha infatti ringraziato il suo staff e si è complimentato con loro per l'eccellente lavoro svolto prevalentemente in smart working a causa della pandemia. In verità questa distanza comunicativa tra i dipendenti era abbastanza evidente. Le criticità di questo capitolo sono state davvero tante, dalla frammentarietà narrativa emersa in una discontinuità temporale fra le sequenze, fino ad arrivare ad una mancanza di ispirazione delle location che con la scusante di ricalcare precedenti aree di gioco hanno perso la potenza evocativa di quest'ultime. E io non smetterò mai di rimpiangere le enormi potenzialità del terzo capitolo della saga che con solo un anno in più di sviluppo sarebbe diventato senza ombra di dubbio il miglior Xeno mai creato. Ad ogni modo, Monolith Soft ha comunque dimostrato il suo irraggiungibile talento nel creare un'opera di questo calibro in meno di 3 anni. Contestualizzandolo con i tempi medi dell'industria videoludica attuale ed aggiungendo che c'è stata anche la pandemia di mezzo, è un risultato miracoloso che rivela come i dipendenti di Monolith siano di un altro pianeta rispetto alla concorrenza. Ed è proprio a causa delle difficoltà comunicative riscontrate durante lo sviluppo del titolo che molti elementi sono stati completamente tagliati fuori. Il più rilevante tra questi è sicuramente la nebbia nera, un elemento cardine in Xenoblade 3. In base ai precedenti episodi della saga, noi fan siamo riusciti a farci un'idea della sua vera essenza, ma non ne abbiamo mai avuto conferma ufficialmente, almeno fino a prima dell'artbook. Infatti, Takahashi dedica buona parte della sua intervista ad una minuziosa spiegazione della sua origine, rivelando che per comprendere a 100% le sue opere, oltre a possedere un background filosofico, conoscenze dei fondamenti della psicologia e degli stilemi della religione, sono richieste anche nozioni di meccanica quantistica. Ma alla fine è questo quello che tutti noi amiamo della saga, non è vero? Il director infatti spiega che la nebbia nera può essere considerata come un segno che i mondi dei due Xenoblade si stanno avvicinando l'uno all'altro. Fin qui è esattamente quello che tutti noi avevamo sempre immaginato, ma c'è un particolare su quale Takahashi si sofferma. La nebbia nera non consiste puramente nella fusione indiscriminata dei due universi, ma in una manifestazione di un singolo mondo in quello opposto. Perché va tenuto sempre in mente, volendo mettere in gioco anche i principi della chimica, che a seguito della scissione molecolare a livello planetario causata dall'attivazione del varco, che altro non era che un collettore multiuniversale, i due mondi che sono stati generati erano incompleti e possono quindi essere considerati come due ioni discordanti delle entità molecolari cariche elettricamente. Senza perdere di generalità, il mondo di Bionis e Mechanis può essere considerato come uno ione positivo e quello di Orrest come uno negativo. A riprova di quanto detto dal director, in Future Connected il Re Nebbia che è apparso dalla parte di Shulk era una manifestazione della convergenza di Orrest con il mondo del primo Xenoblade. Ciò rivela la grande funzionalità che ha avuto questa espansione nel costruire lo scheletro attorno al quale si sviluppa Xenoblade 3 con i fenomeni di annientamento che coinvolgono tutto Ionios. Un'altra informazione inedita rivelata da Takahashi è che anche se non ha avuto modo di rappresentarlo ai tempi di Future Connected, anche nel mondo di Rex si stanno verificando eventi simili. Ovviamente non abbiamo mai avuto prova per la mancanza di capitoli che coprissero la storyline post Xenoblade 2.
Torna era un prequel, mentre Future Connected riguardava solo il mondo di Bionis e Mechanis, ma se ci fosse stato un sequel diretto di Xenoblade 2 avremmo sicuramente visto anche lì la nebbia nera. In sintesi quindi, essa può essere ridotta ad una materializzazione particellare derivante dall'unione parziale dei due mondi, e quando la sovrapposizione si intensifica hanno luogo i fenomeni di annientamento. Fatta luce sull'origine di questi eventi, l'intervista ha finalmente palesato la reale natura delle belve della nebbia. Esse non sono nient'altro che mostri dell'universo di Xenoblade 2 proiettati nell'universo di Shulk a seguito dell'inizio della sovrapposizione dei due mondi. Inoltre Takahashi dà un'altra informazione cruciale che spegne definitivamente una catena di teorie e speculazioni diffuse dai fan dal lontano 2017. Nel capitolo 8 di Xenoblade 2 giungiamo infatti alle terre di Moritia, invase da entità note come il nome di Guldo, che scopriremo in seguito dall'architetto essere nient'altro che umani che si erano aggrappati alla vita dopo l'attivazione del varco. Giunti al ventre della vecchia torna veniamo attaccati da una versione molto più grande e potente di questa specie, indicata col nome di Guldo Infernale. Dopo averlo sconfitto, esso lascerà cadere una carta d'identità che vediamo solo per pochi frangenti. これは兄貴どうしたの？何か見つけたの？いや何でもないんだ。まさか。 Molti utenti notarono un'enorme somiglianza con quella di Galea ed iniziarono ad ipotizzare che quell'enorme creatura fosse proprio lei. Takahashi ha invece smentito dopo quasi 8 anni tale teoria e ciò fa riflettere su come il director è ben informato delle vicende che ruotano attorno al suo franchise, non solo dal punto di vista di creator ma anche da quello della sua utenza. Ed il fatto che lui sia a conoscenza di teorie che circolano solo tra i fan ne è la conferma. A questo punto non è da escludere che prenda anche spunto da alcune idee che egli stesso ritiene valide per le sue intricate storie. Questo è l'ennesimo dettaglio che rende la saga unica nel suo genere, una storyline in cui i consumatori hanno voce in capitolo e diventano parte integrante di questo complesso sistema messo in moto da più di 20 anni. Archiviata la storia della nebbia nera, si passa ad una domanda riguardante un coprotagonista. Xenoblade 3 ha avuto il merito non solo di aver riproposto una differenziazione tra gli abitanti dei due universi, ma di essere stato coerente con la sua distinzione in specie. Se nel secondo capitolo le categorie si riducevano sostanzialmente in Dactor, Gladius e Flesh Eater, nel primo le caratteristiche dei vari popoli dipendevano dalla loro regione d'origine, Homs, Aientia e Machina. E i tre protagonisti Keves incarnano perfettamente tale concetto. Dato che Noe è un Hom e Yun una Aientia, si è discusso molto sull'identità di Lance, che è stato attribuito dai fan all'unica specie mancante nel team, i Machina. Ed anche la fisionomia e palette cromatica ne delineavano perfettamente i tratti somatici. Ebbene, a distanza di quasi 2 anni, dato che il gioco non rivela nulla in merito, Takahashi ci dà la conferma: Lance è a tutti gli effetti un Machina. Chiudiamo questo primo video dei misteri risolti della trilogia di Xenoblade con la dichiarazione di Takahashi che mette un punto definitivo a tutti i nostri dubbi. In merito alle numerose domande dei fan riguardo argomenti omessi nel terzo ed ultimo capitolo, il director dà una risposta breve ma eloquente. Dice infatti di non dare chiarificazioni perché non è necessario in questo momento, dato che le risposte saranno mostrate con la prossima opera di Monolith Soft, che stando alle ultime notizie è già in sviluppo. Takahashi sottolinea come le domande irrisolte erano talmente tante che non era possibile rispondere a tutti in Xenoblade 3 e che se avesse voluto farlo sarebbe nato un nuovo gioco. Personalmente non sono completamente d'accordo con questa affermazione perché per alcune questioni il terzo capitolo era l'occasione ideale per chiuderle e dare delucidazioni in merito. È comprensibile tenersi in serbo la faccenda del figlio di Mitra che servirà sicuramente come testa di ponte per l'approdo al prossimo Xeno. Conoscendo Takahashi e dovendo azzardare un'ipotesi sarà probabilmente la protagonista del prossimo gioco di cui scopriremo alla fine essere la figlia di Rex. Ma altri misteri come il motivo per cui siano assenti Per e Mitra e presenti solo sotto forma di cristallo, Xenoblade 3 era il momento giusto per rispondere perché copriva esattamente l'arco temporale che le riguardava. Almeno che il progetto secondario di Monolith Soft sia un'opera integrativa della versione base.
Ebbene sì, sotto questa chiave di lettura e volendo dare per certe tutte le frasi di Takahashi, tutti gli indizi porterebbero ad ipotizzare l'esistenza di uno spin-off della serie, una sorta di Xenoblade Warriors ambientato tra il secondo e terzo capitolo della saga. In questo modo si coprirebbe l'arco narrativo mancante. Sappiamo benissimo cosa accade al mondo di Shulk con Future Connected, ma in effetti conosciamo veramente poco di Orrest e di quel che accade dal momento esatto in cui l'architetto ed il varco scompaiono. Non sappiamo ancora se il prossimo episodio sarà ambientato prima o dopo Future Redeemed, ma di sicuro il gioco verrà rilasciato come esclusiva per la nuova console Nintendo, diventando un pilastro cardine della sua line-up. Per oggi il video termina qui e per me è un piacere portarvi queste analisi che scavano a fondo nella profonda lore degli Xeno. Siamo di fronte non ad una serie di videogiochi ma ad un artefatto inestimabile, un'enciclopedia che abbraccia tutti gli ambiti possibili, dalla filosofia alla fisica quantistica e lo fa utilizzando come mezzo la forma d'arte definitiva, i videogiochi. Se siete appassionati della vera essenza di questa saga come il sottoscritto e vorreste vedere contenuti di Xenoblade ogni giorno, potete seguirmi su tutti i miei social, in particolare Instagram, di cui trovate i link in descrizione. Nel primo commento è presente anche il link al mio canale Telegram grazie al quale potete supportarmi gratuitamente. Al momento io sono in super hype per i nuovi progetti per cui sta lavorando Monolith Soft. Noi intanto parleremo di altri misteri di Xenoblade nel secondo episodio. In sovrimpressione potete vedere altri miei contenuti sulla serie come la timeline, la classifica e la lore di tutta la saga. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!